Amici grigliocentrici, sono le 18, ora di aperitivo. Il nostro però è un aperitivo in griglia, un drink sì, ma con 4 chiacchiere sul barbecue. Se sul web si cercano informazioni sul cuocere bene una bistecca, si trova solo un argomento: reverse searing. Ma perché? Il reverse funziona, funziona e come? Si può fare, ma è un argomento che non è neanche 2.0, è 3.0. Oggi invece vediamo come grigliare correttamente una bistecca in modo semplice, di base. Che imparato quello, poi magari di arrivare al reverse non c'è nemmeno più bisogno. L'uomo comune, o almeno quello moderno, adora le istruzioni al microonde. Hai presente? Tot gradi, tot tempo e... Ding! Pronto? Te la traduco. Vi piacciono le istruzioni preconfezionate e per di più cercate anche quello che vi dà le più semplificate possibili. Cioè, per dire, che lavoro fai tu? Elettricista? Ma se ti dicessero che per fare un quadro non ci vuole niente, che basta tirare un cavo e mettere da un capo una lampadina e un salvavita dall'altra e tirare su la corrente. Ma scommettiamo che tu 4 porchi li tireresti? Non è proprio così, no? Eppure, chissà come mai, se parliamo del lavoro degli altri, ci piace credere che un'operazione a cuore aperto si possa riassumere in un elenco puntato di istruzioni. Ma sulla bistecca, ad esempio, una volta era il famigerato 5 minuti per lato e 7 sull'osso. E fa abbastanza ridere, se ci pensi, che la divulgazione al grande pubblico della cultura moderna della bistecca, se vogliamo dire così, sia stata introdotta attraverso il reverse searing per mezzo di un'altra grande istruzione per il microonde. Tot gradi in forno, più 30 secondi alle fiamme dell'inferno, e non 31, mi raccomando. Ed è fatta. La cucina, ma mi sentirei di dire anche la vita, non funziona proprio in questa maniera. E poi, povero reverse, svilirlo in questa maniera significa proprio mancargli di rispetto. Oggi però volutamente non voglio parlare di questo. E se vuoi che ti spieghi come fare il reverse, quello vero però, in un video dedicato, scrivimi reverse nei commenti. Perché? Dalla visione di altri video come questo sai benissimo che io sono abbastanza critico sul livello e sulla cultura del cucinare bistecca in Italia e di come sia sostenitore dell'esigenza di un'evoluzione tecnica del settore. Però, detto questo, parlare in questa fase di reverse è come proporre una Ferrari a chi è sempre solo andato in calesse. E per di più, siccome è un argomento complicato, proporgliela pure con il cambio automatico. Ma prendere prima la patente, no? E allora prendiamola insieme questa patente. Ottenere una bistecca dal livello medio-alto è tutt'altro che impossibile. Basta seguire una serie di semplici regole. Io sono Marco Agostini e te le spiegherò tutte mentre ci beviamo l'aperitivo di oggi. I griller italici sgranano un po' gli occhi quando gli racconto che mi hanno pubblicato un intero libro sulle bistecche, oppure che ho registrato un pacchetto di 3 videocorsi tutti dedicati alla bistecca, perché per loro è una materia semplice, oserei dire quasi banale dal loro punto di vista. Ora, c'è bistecca e bistecca e c'è risultato e risultato, e quindi parliamone, ma concettualmente non è che abbiano torto. Grigliare bene una bistecca in modalità basica non è assolutamente una cosa impossibile, ma come tutte le cose diventa facile quando si impara a farlo. Definiamo allora il decalogo di ciò che si deve e non si deve fare, scrivendo su pietra i 10 comandamenti della bistecca. Semplici, chiari, precisi. Però prima, se sei qui, sai benissimo che per capirli davvero dobbiamo smontare il giocattolo per vedere come è fatto e come funziona. I comandamenti sono 10, ma io te ne voglio aggiungere uno ulteriore conclusivo, che diventa logico soltanto però dopo aver compreso tutto quello che ti sto per spiegare. Lo trovi in fondo al video, ma adesso proseguiamo con lo smontaggio della bistecca. Prima però, 2 doverose parole di premesso sul concetto che vedrai è molto importante da chiarire, quello del risultato atteso. Il tipo di materia prima a nostra disposizione o la comodità di servizio dei ristoratori, o la poca conoscenza delle tecniche esistenti, ad esempio. Sono tutti fattori che ci hanno inculcato nella testa un concetto profondamente sbagliato, che la bistecca possa esistere solo al sangue. Oh ragazzi, però, usciamo dal paesello. Io vi posso assicurare di aver mangiato all'estero di quelle bistecche medium well, che scansati proprio. E questo nonostante io ami gradi di cottura anche nettamente inferiori. Anzi, si potrebbe stabilirlo come test. Al di là dei vostri gusti personali,
Se riuscite a portare una bistecca al medium well o well done, mantenendola comunque succosa e piacevole, allora potete dire di essere stati bravi, di aver scelto una materia prima adeguata e di averla saputa trattare nella maniera corretta. Ma se per caso vi esce un copertone da camion, questo vuol dire che c'è un problema in almeno uno di questi due aspetti. I livelli di cottura, rare, medium, medium well e well done, sono assolutamente tutti ammissibili. Anzi, ti dirò di più, una bistecca a sangue non vuol dire cruda e né tantomeno gelata al cuore. Tranquillo, ti spiego tutto in questo video. Il punto è, sarai sposato e tua moglie apparterrà al 90% di quel genere femminile che vuole la bistecca ben cotta. E a te sembra possibile che il 90% del genere femminile del mondo debba mangiare per legge una bistecca di merda? Quindi il primo vero passo è, fai il vero saltino per arrivare ad una bistecca da sballo. Inizia dal porti la giusta domanda. Non come grigliare la bistecca ideale, ma come grigliare la tua bistecca ideale. Perché ce ne sono diverse possibili. Chiarito questo, iniziamo a smontare il giocattolo. Partiamo da come avviene la cottura di una bistecca. Per seguirmi nel mio ragionamento, taglia una bistecca in due e guardala in sezione. Immagina ora di poterla vedere in questo modo, ai raggi X, anche mentre cuoce in griglia. Ora, la prima cosa che devi capire è che ci sono 3 temperature fondamentali nella cottura della bistecca. Credimi, capite quelle e avrai capito il senso. Della più intuitiva abbiamo già parlato, è la cottura al cuore della carne. Non meno importante però è la cottura esterna, il bark, la famosa crosticina. E se consideri che la reazione di Maillard parte dal superamento dei 140 gradi delle proteine superficiali della carne, anche quella è una temperatura da tenere in considerazione. Cosa manca? La temperatura attraverso la quale sollecito la bistecca per far progredire la prima, la seconda o entrambe le altre temperature, ossia la temperatura di esercizio, quella presente nel grill. A dirla tutta qui la cosa è un pochettino più complicata di così. Tra un calore da irraggiamento ed uno da convezione c'è una bella differenza. E una delle cose meno accettate, ancora più che conosciute da parte degli italiani, è il fatto che modulando l'irraggiamento o aggiungendo e togliendo il coperchio o perché no passando ad una cottura indiretta posso cambiare enormemente il tipo di bistecca che otterrò. In questo articolo ti spiego meglio i dettagli di tutti questi aspetti, ma per ora mi accontento che tu capisca molto bene che attraverso il come esercito la temperatura di esercizio sono in grado di sollecitare maggiormente la cottura esterna, più quella interna o entrambe all'unisono, il che mi consente di ottenere esattamente la mia bistecca voluta. Ancora un piccolo sforzo di fantasia. Immaginate di essere dei DJ e di avere di fronte a voi la console di un mixer che vi consente di equalizzare singolarmente ciascuna espressione di calore che compone la temperatura di esercizio: irraggiamento, conduzione, convezione e rifrazione. Adesso siete pronti per passare alla cottura vera e propria. Lo so, se questo è il tuo primo video con me o se addirittura è la prima volta che senti parlare di queste cose, tutto ti apparrà come un'inutile lezione di astrofisica. Però fidati, quando tra pochi minuti vedrai applicati nel concreto questi concetti, tutto sembrerà molto più logico e semplice di quanto ti appaia in questo momento. L'idea di base è questa: dire bistecca non vuol dire assolutamente niente. Di femmina o di toro? Di quale età? Di quale razza? Con quale frullatura? Con quale marezzatura? Di quale taglio? Di quale spessore? E potrei continuare per ore, credimi. Il punto è che non stiamo parlando di bulloni. Non puoi partire da un comportamento preimpostato e preconfezionato. Devi abituarti all'idea di agire sulla tua console in funzione di quello che succede ed in funzione di qual è il tuo obiettivo finale, che alla fin dei conti è abbastanza logico, no? Partiamo dal setup. L'impostazione ideale per la cottura di una bistecca, specie se parti da un imprinting di questo tipo, è il setup a 3 zone, dove l'area di cottura viene divisa in 3 parti uguali: irraggiamento intenso, irraggiamento moderato e area di riposo, ovvero spento. Lo so, e sul mio dispositivo come faccio a farlo? Io sono un forte sostenitore del mantra che è importante capire il principio e che poi l'applicazione nel concreto ne sia solo la logica conseguenza, però ugualmente vediamolo velocemente caso per caso. Hai un kettle a carbone? Disponi le braccia a scalare,
partendo da un lato di maggior accumulo che va lentamente e gradualmente a diminuire nell'area centrale, fino ad azzerarsi del tutto nell'area di riposo. Qui lo vedi con le bricchette spente perché rende più evidente il concetto, ma tu lo devi fare con le bricchette accese naturalmente, o eventualmente con il carbone se vuoi. Ma c'eri arrivato, giusto? Grill a gas? Accendi un bruciatore al massimo della sua potenza, uno a tre quarti della sua capacità di erogazione ed uno spento. Il tuo grill ne ha solo due? Accendi uno al massimo e l'altro spento e posiziona una griglia rialzata sopra quello acceso. Se posizioni la bistecca in basso avrai il massimo irraggiamento, se la sposti sopra la griglia rialzata lo diminuirai. Chiaro, no? Elettrico? Idem. Lascia una resistenza spenta e accendi l'altra al massimo della potenza, posizionandoci sopra la griglia rialzata. Hai una sola resistenza? Accendila al massimo, metti una piastra in ghisa sul lato destro e la griglia rialzata su tutta l'area di cottura e avrai le tre posizioni: griglia in basso, griglia rialzata immediatamente sopra, griglia rialzata sulla piastra che defletterà il calore. Un discorso un po' a parte lo si deve fare con il Kamado. Molti modelli hanno il deflettore smezzabile e la griglia su due livelli, e qui le tre posizioni sono abbastanza intuibili: griglia bassa sul lato aperto, griglia alta immediatamente sopra, griglia alta sul lato chiuso. E se hai il grande uovo verde, l'unico rimasto quasi con il deflettore intero? Metti la piastra in ghisa a mezzaluna su di un lato, aggiungi una griglia rialzata come quella vista nei casi precedenti e ti trovi in pratica nella stessa situazione. E se hai un Kamado piccolo? Beh, probabilmente devi arrangiarti un po' di più, ma i principi rimangono esattamente gli stessi. Potresti aggiungere una griglia rialzata per creare i due livelli di irraggiamento e poi cercare un oggetto piatto a misura di ghisa o di ceramica spessa, che so, una piastra, un sottovaso di quelli di una volta, da poter inserire agilmente sotto la griglia rialzata per poter deflettere il calore. Insomma, ingegnati, hai capito il principio, no? Basta! Capito perché insegno il principio e non l'istruzione a microonde? Ti servono queste tre condizioni. Vedrai che se le hai capite trovi il modo per applicarle anche su una carriola con le griglie, tranquillo. Tornando al pratico, noi utilizzeremo per le nostre cotture un grill a carbone modello trolley a sezione rettangolare, molto meno frequente del kettle, ma la cui impostazione rende decisamente più evidente il concetto di tre zone e di modulazione del calore a mo' di console. Una volta attribuita uniformemente l'area di cottura nelle tre zone, intensa, moderata e di riposo, siamo pronti per cominciare. Adesso è il momento in cui devi cominciare a usare la zucca, cazzo. Fai fare un po' di palestra a quei neuroni che i video tutorial ce li hanno atrofizzati. Come? È meglio non dirla così? A ragionare come un DJ davanti alla sua console e non come un esecutore di operazioni. Qual è il tuo obiettivo? Poniamo un caso pratico, assolutamente e del tutto ipotetico, sia chiaro. Sei sposato, tu vuoi una bistecca al sangue, mentre la tua lei la vuole ben cotta. Dopo aver passato 5 minuti a tentare di convincerla ad uniformarvi per comodità sullo stesso grado di cottura, il tuo ovviamente, rispondi come sempre: sì cara, e realizzi improvvisamente che devi cuocere due bistecche che devono risultare cotte nello stesso momento, altrimenti apriti cielo, ma che hanno caratteristiche completamente diverse una dall'altra. Bene, rileggiamole in chiave delle tre temperature che dicevo prima. La tua bistecca avrà una magliardizzazione intensa, omogenea, dorata, profumata e gustosa e senza scaturire nessun punto in bruciature, e al cuore sarà ancora rossa o rosa intenso, il che significa che è 50 gradi più o meno. Occhio però, ho detto 50 e non 50, ma anche se sono 30 uguale perché tanto è rossa. Quella di tua moglie, magliar comunque ricca ed omogenea, perché quella piace a tutti ed è comunque la firma incontrovertibile che è stata cotta alla griglia, ma una cottura al cuore nettamente più avanzata, con il rosa praticamente scomparso. Anche qui però, ancora succosa, non ho detto mangiabile, buona. E quindi? E quindi ci sono due esigenze di cottura diverse. Sulla tua serve una cottura esterna molto veloce, in modo tale che non ci sia il tempo per quella interna di crescere o di crescere abbastanza. Su quella di tua moglie è esattamente il contrario. Serve che la cottura esterna sia lenta, in
in modo tale da lasciare il tempo a quella interna di crescere abbastanza secondo le sue necessità, ma naturalmente evitando di arrivare a farla bruciare. Intuitivamente la bistecca di tua moglie richiederà un pochettino più di tempo, mentre la tua sarà più veloce. E quindi è dalla prima che bisogna partire. Logico, no? Ma caro il mio DJ, dove la dovrai posizionare? Direi nella zona centrale, irraggiamento piuttosto contenuto, in modo tale da lasciare le altre azioni di calore agire per loro natura più lente. E da questo punto di vista aggiungine il più possibile, quindi anche la rifrazione. In altre parole, chiudi il coperchio. Ora però devi metterci del tuo e devi imparare a giocare con la tua console a seconda di quello che succede. E non lo puoi sapere prima. Puoi provare a immaginarlo, a supporlo per logica, ma non lo sai. E per tenere monitorata costantemente la situazione, devi tenere a tua disposizione costantemente uno strumento in particolare, un termometro per alimenti. Sempre riprendendo il video sulle temperature della bistecca, che se vuoi o se sei più comodo, qui puoi trovare anche in formato articolo, sai benissimo che il ben cotto ancora succoso vuol dire una cosa: 66-68 gradi a fuori. Se tutto va come deve andare non devi fare assolutamente nulla. Magliarda esterna e cottura al cuore arriveranno perfettamente all'unisono e fine. Però realisticamente quasi mai andrà così. Se la cottura a cuore cresce in fretta ma la bistecca rimane ancora troppo pallida, spostala nella prima zona, quella a più alto irraggiamento, e concludi la cottura lì. Ma oggettivamente sarà molto più probabile che ti accada il contrario, ossia che si stia colorando in fretta ma che è ancora troppo lontana dall'obiettivo al cuore. E allora fai l'opposto, spostala nella zona di sosta, chiudi il coperchio e trasforma in pratica la cottura in un'indiretta. Zero irraggiamento, si spinge soltanto sulle altre azioni di calore. Veniamo alla tua. In questo caso dove la metterai? Ovviamente nella zona di sinistra, quella a più alta intensità di irraggiamento. Temperatura di Maillard che galopperà furiosamente con le altre azioni di calore che faranno molta fatica a starle dietro. Coperchio? Ovviamente direi di no. Evitiamo se possibile di aiutare la crescita della temperatura a cuore con la rifrazione. Ti pare? Ora, anche qui, se a termometro ti accorgi di una temperatura al cuore che fa un po' fatica a raggiungere i 50 gradi necessari, soprattutto a fronte di una Maillard che magari sta crescendo invece molto in fretta, spostala in una delle altre due zone. In quella centrale, se te ne accorgi per tempo e hai solo la necessità di rallentare un po' la Maillard, magari aggiungendo anche il coperchio così da dare un pochino di spinta alla cottura al cuore. Nella zona di riposo, se invece hai poco margine e ti serve azzerare o quasi la reazione esterna. Ora, considerando le due esigenze diverse, parti da quella di tua moglie e poi a seconda di come va deciderai quando è il momento di aggiungere anche la tua. La prima pronta aspetterà l'altra nella zona di riposo a coperchio aperto, che la manterrà a temperatura. Poi un altro discorso interessante è il successivo periodo di riposo sul tagliere, ma l'abbiamo già fatto in questo video e quindi nel caso ti rimando lì. Hai capito il senso, giusto? Allora puoi capire facilmente come applicare lo stesso principio introducendo tutte le altre variabili tra questi due estremi. In primis naturalmente gli altri gradi di cottura, ma subito a seguire lo spessore o anche l'ammarezzatura. Più grasso c'è, più veloce sarà la Maillard, o la frollatura. Immagina la famosa bistecca alta una spanna perché altrimenti l'è carpaccio. La velocità di reazione di Maillard è esattamente la stessa. Ma sai quanto tempo in più ci vuole per far crescere la temperatura al cuore? Poi succede che al ristorante te la servono sempre ghiacciata. Chissà come mai. Capito come funziona la cottura della bistecca e come puoi metterlo in pratica, possiamo passare al vero tema del video. Definiamo i 10 comandamenti, che poi in realtà sono 10 sentiti consigli che mi sento amichevolmente di darti per arrivare a come sfruttare al meglio quello che hai appena imparato. Pronto? Cominciamo allora. Primo, scegliere e non subire la materia prima. Chiariamoci, non voglio assolutamente farti il pistolozzo su questa o quella razza o su questa o quella provenienza. Anzi, voglio dirti esattamente il contrario. Vedi, ciascuno, compreso il tuo macellaio, ti dirà sempre che la sua carne è la migliore. Oppure il concetto che sopporto ancora meno, che se prendi la carne buona allora non ti serve nient'altro.
come se esistesse quella buona e quella non buona, con una spia di fianco accesa o spenta. Il fatto è che non esiste la carne migliore, ma solo quella più adatta ai tuoi gusti e all'utilizzo che ne devi fare, ossia alle caratteristiche finali che vuoi tu della tua bistecca. Il consiglio quindi è non accettare la proposta come data, ma impara a cercare tu quello che vuoi. Comincia ad esempio leggendo questo articolo dove ti elenco le principali razze bovine e te ne spiego le caratteristiche al palato. Secondo, non limitarti ai soliti tagli del lombo. Controfiletto, filetto, fiorentina, costata. Sono quelli più cari e nemmeno i più entusiasmanti, se vuoi sentire la mia. Il corpo bovino, anche in termini di sostenibilità, è una miniera di tagli che faranno letteralmente impazzire il tuo palato, fidati. Allarga i tuoi orizzonti e vedrai che non ne rimarrai mai deluso. Per farlo, se vuoi, guardati questo mio videocorso sui tagli da steakhouse. 21 tagli da bistecca possibili, uno più incredibile dell'altro. Sai perché i tagli del lombo sono i più cari e vengono chiamati tagli nobili? Perché sono i più poveri di collagene. Ossia, in altre parole, anche se non li sai cucinare rimangono morbidi lo stesso e quindi li vogliono i ricchi. Per il resto del volgo, se questi vogliono, ci sono i tagli poveri. Ma tu che non sei stupido, li impari a grigliare e li fai fessi tutti. Giusto? Terzo, non disdegnare mai una marinata a prescindere. Qui rientriamo nel mondo del seasoning, ossia del trattamento della bistecca, che noi italiani vediamo sempre con molta diffidenza, per non dire quasi ritrosia. Eppure ti posso assicurare che uno dei miei più riconosciuti ed apprezzati contributi al mondo barbecue è una marinata che si chiama Fab 4, che è proprio per bistecca. Se ti interessa provarla, fra parentesi, trovi le ricette in questo articolo. O non vedermi come Savonarola adesso, io sono italiano come te. Lo capisco che non bisogna abusarne come si fa invece in altre culture, ma probabilmente il giusto sta nel mezzo, come sempre succede nelle cose. Ci sono dei casi dove fa davvero la differenza. Il trucco per capire quali siano, non ce n'è uno vero, però ti posso dare un'indicazione che ti risulterà utile. Più grandi sono le fibre, più sono visibili, grossolane, come in un diaframma ad esempio, se conosci questo taglio, e più la marinata risulterà efficace e più in generale risulterà azzeccata con la combinazione di sapore della carne. Quarto, in base allo stesso principio non disdegnare mai un rub sulla bistecca, ancor più che la marinata probabilmente. Il classico timore italiano che vada a coprire il sapore della carne, ma a parte il fatto che c'è rub e rub, ce ne sono alcuni ad esempio come l'SPG che è davvero il nostro sale e pepe ribilanciato in termini di rub. Ma poi a parte quello, mica ti ho detto di panarcela la carne. Nella giusta misura il rub valorizza, mica copre. Ma tu nell'insalata eviteresti di aggiungere un filo di olio, la mangeresti a crudo come una capretta per evitare di coprirne il sapore? Il rub serve a due cose: a favorire il bark, ossia la famosa crosticina del mondo barbecue, e già che ci siamo a caratterizzarla con un sapore che diventa parte integrante della ricetta. Non pensare a niente di devastante, anche solo una nota pepata o una mediterranea di rosmarino ad esempio. Non averne paura, perché credimi, hai più da perdere a non usarlo. Se vuoi saperne di più, come sempre, c'è un articolo dedicato che ti aspetta. Quinto, olio solo se necessario. In merito alla bistecca c'è una regola che appare inscalfibile. Tampona l'umidità superficiale e aggiungi un filo d'olio prima di andare in cottura. Sull'umidità niente da dire, è un ostacolo alla magliardizzazione, ma da questo punto di vista la presenza dell'olio funziona da boost. In altre parole, la bistecca con un velo di olio colorerà molto più velocemente e molto più facilmente. Ma coerentemente con quello che ti dicevo prima, in funzione della materia prima a tua disposizione e dell'obiettivo che vuoi ottenere, sei sicuro che accelerare la magliardizzazione sia quello che ti serva? Come abbiamo visto prima, non sempre è così. Sesto, la bistecca fuori frigo solo se serve. Altro dogma apparentemente non scardinabile. Ne avevamo già parlato su questo video sui falsi miti del barbecue, ti ricordi? Stesso discorso dell'olio. Non è sbagliato, ma ti serve davvero? A cosa serve? A far intipidire la bistecca, a farla partire da più 20 anziché da più 4. Ma la domanda alla fine è sempre la stessa. Per il tuo progetto di cottura aiuta davvero avere una bistecca più calda? Per la bistecca di tua moglie probabilmente sì, ma per la tua certamente no, ti pare? Settimo, anche se in realtà di questo abbiamo già abbondantemente parlato,
cerca la perfezione anche in cotture diverse dalla sangue. Se mi posso permettere un piccolo suggerimento, prova ad invertire i fattori che generano il tuo pensiero. Prova per un secondo a immaginare che se fai una bistecca ben cotta che fa schifo, non è scemo chi te l'ha chiesta, ma sei tu che stai facendo una figura di merda nei suoi confronti perché non sei stato in grado di cuocergliela adeguatamente. E vedrai che cambia tutto. Ma poi qui stiamo estremizzando un po' per capire il concetto, ma guarda che esistono anche altri gradi di cottura. Cioè, a uno che la vuole medium o medium rare, cosa gli dici? Che non capisce niente neanche lui. Quindi il mio consiglio è non basarti solo sul rare. Allenati ad azzeccare i gradi di cottura, che già non è poco, e ad ottenere il massimo da ciascuno. E allora sì, che come diceva il mio amico Giacomino in questo video, diventerai un gran bistecchiere. Ottavo, far riposare la bistecca è bene, ma piuttosto che troppo, è meglio senza. Nel senso, tra i grandi dogmi della bistecca c'è sempre anche il riposo post cottura, ma quello che vedo è che si tende molto spesso ad esagerare. È un po' come il telefono senza fili, ci hai mai giocato da bambino? Si parte con ho mangiato piano le patate e si arriva con ho perso il treno per Lambrate. E qui è un pochettino la stessa cosa. Il principio in sé è giusto, ma ho visto con il passaparola arrivare a di quei riposi che sono eterni, sotto la cloche, avvolti nella stagnola. Poi dici che con il riposo mangi la carne fredda o la carne lessa. Come si esegue un riposo corretto te l'ho spiegato in questo video, però te ne posso dire una. Certo, diminuisce la perdita di umori, probabilmente la texture è un po' migliore, ma se sei nel dubbio tra il farlo male e non fare il riposo del tutto, ti dirò, io scelgo la seconda. E qui arriviamo ai due consigli finali, forse i più filosofici del gruppo, ma anche quelli che a mio parere sono quelli che fanno più la differenza. Nono, non avere fretta. Veniamo da una cultura di cottura alla griglia in cui bisogna sempre muoversi, in cui si è sempre in affanno, perché su uno sgabello 36x25 del brico si ha la pretesa di voler grigliare per 20 persone. Tutto in grillin diretto, ovviamente, Corri, 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 che i bambini hanno fame, che ci sono ancora 4 persone che aspettano, le altre hanno già finito, che sono le 2 e non siamo neanche a metà. La cultura della fiamma alta a una spanna deriva da lì, perché bisogna fare in fretta, il che non fa nient'altro che peggiorare le cose, perché lì poi se non azzecchi il secondo e bruci tutto. Poi arriva che la costina bruciata diventa la normalità. E cosa pretendi? È una grigliata. Il miglior consiglio che ti posso dare è mettiti nelle condizioni di lavorare con calma, partendo per tempo, con attrezzatura adeguata e programmando le tue cotture, con le giuste temperature e i giusti tempi. Ma in generale, imparando a lavorare senza assilli. Vai di grilling, accumula le bistecche nella zona di riposo, solo dopo servi. Sono tante? Mettile in forno impostate a 50 gradi man mano che le grigli e poi servi. Oppure programma un po' di riposo sul tagliere e così via. Però, relax, deve essere un piacere. Se hai proprio paura che le carni si raffreddino in fretta, allora ti do un piccolo trick. Poco prima del pranzo, avvia la lavastoviglie con piatti e vassoi da portata in modalità risciacquo 50 gradi. Al momento giusto li tiri fuori ancora caldi e perfetti per mantenere la temperatura. Decimo e ultimo, non accontentarti di tutto quello che ti ho appena detto. Non fare l'italiano. Quello che ti ho appena spiegato è la base normale per la cottura di una bistecca che dovrebbe essere considerata il minimo sindacale. Nel mondo della bistecca però è molto, ma molto più di questo. Ci sono molte tecniche, ciascuna con i propri punti di forza e ciascuna più o meno data ai singoli tagli o ai gusti personali. Quindi tu non porti dei limiti e usa quello che ti ho spiegato soltanto come base di partenza verso risultati migliori. I comandamenti sono 10? E vorrà dire che quelli della bistecca saranno 11, perché te ne sto per aggiungere uno bonus, che probabilmente sei in grado di capire completamente solo ora. Hai capito che saper gestire una bistecca significa saper considerare distintamente la sua temperatura esterna e la sua temperatura interna. Ma chi non lo sa fare, cosa fa? Azzera questa differenza. Se non lo hai capito, ti sto parlando della famosa fettina del supermercato. È così perché è a prova di scimmia. C'è soltanto una cosa che devi guardare, la temperatura esterna, perché quella interna coincide.
È una bistecca che fa schifo, però la sanno fare tutti. Ma tu sei arrivato fin qui perché vuoi imparare, giusto? Oh, ma guarda che siete incredibili. Se uno osa pubblicare sui social una bistecca che appena non è più in grado di muggire, fate tanto gli spaccapalle. È un po' troppo cotta. Ma se poi tutti i supermercati sotto casa d'Italia vendono quintalate di fettine alte 1 millimetro ogni sacrosanto giorno, la cosa viene considerata da tutti come assolutamente normale. E allora, al netto di tutto quello che ti ho spiegato finora, scegli la porzione idonea. La fettina nasce per semplificare la vita a chi non sa fare, ma a chi sa fare la complica. Riuscire a gestire su una bistecca 2 temperature diverse comporta la scelta di un minimo sindacale di spessore, che potremmo stimare in circa un dito e mezzo, circa 2,5 cm, come quelle che volutamente ho scelto per grigliare sul trolley. Ti senti un king della bistecca? No? Bravo, vedo che stai imparando. Nessuno in realtà lo è, io compreso. E sulla cottura della bistecca c'è davvero da imparare ogni singolo giorno. Però da oggi puoi dire che la tua bistecca di base è diventata 2.0. Quindi facciamoci sopra un bel brindisi. E per fare un brindisi ci vuole un bel drink. No, non fare il furbetto. La lezione sulla bistecca non era mica gratis, sai. Prima come minimo mi devi un bel like. E se poi vuoi ripetere lo stesso ricatto con i tuoi amici, aggiungi anche un hype, così il video se lo vedono pure loro. E che poi a quel punto non supporti il canale? Iscriviti. E già che ci sei, completa l'opera cliccando su campanella, che i prossimi video sono una bomba. E se poi te li perdi? Ma adesso, drink. Oggi facciamo un po' gli anarchici. Per me uno dei cocktail da bistecca assoluti è il Negroni. Però, ti pare che poteva essere così banale? Sì, va bene, ma voi mettete nei panni di un povero Cristo che si deve inventare tutte le settimane un cocktail diverso. Parlare per 2 ore con il cocktail freddo davanti e poi berselo pure caldo. E allora ti faccio provare il Bencini, chiamato anche Cuban Negroni, perché sostituisce il gin con il rum. Bello morbidoso, bilanciato tra il dolce e l'amarogno, ma potente come un Negroni deve essere. Se vuoi provarlo, non solo metaforicamente, ti lascio la ricetta in descrizione. Quindi buon divertimento, ricorda sempre che il Griller 2.0 è quello che master the flame, domina il fuoco e poi, come fai a non saperlo? Buon barbecue! Cheers!